Occhi di lince, ciao, sono Edo Thomas, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo la neurologia funzionale per migliorare la pratica dello yoga. Ecco, oggi il tema sarà la sedia. Vieni qua, amore. Vieni qua. Eccomi qua, i miei gatti. La sedia è utilizzata nel metodo Iyengar Yoga per facilitare, magari qualcuno non riesce a fare senza l'ausilio della sedia e quindi la sedia serve per migliorare l'esecuzione dell'asana e quindi facilitare. Nella concezione della neurologia funzionale è una maniera di avere un approccio del contatto della pelle, quindi in questo caso delle mani o del tessuto epiteliale, nel contatto con la sedia, per cui in quella maniera ho una informazione sul mio sistema nervoso che ci sto lavorando in una certa direzione, con un certo appoggio. Allora, la sedia avevo pensato di fare una lezione più avanti, ma di un carissimo amico che ha un canale YouTube che si chiama Pallino Cat. Dopo qui sotto lascerò proprio il suo link e andate a vedere perché il suo canale è veramente interessante. Bene, allora cominciamo con delle posizioni molto base, cambierò la posizione della sedia, ma prima di tutto via la sigla. Bene, ricordatevi di seguire il mio canale e attivare la campanella per non perdere neanche un appuntamento. Tutti i giorni una lezione nuova, tutti i giorni la mattina per 365 giorni. Bene, allora sposto la sedia in avanti. Vedete questa sedia non ha proprio le caratteristiche normali delle sedie, ma è una sedia per fare yoga. Per cui se volete acquistare questa sedia vi lascio qua sotto nei commenti un link che vi porterà direttamente all'acquisto con lo sconto di una sedia uguale alla mia. Altrimenti può essere qualsiasi sedia. Allora, cominciamo con Adho Mukha Svanasana. Le mani vanno appoggiate e agganciate sotto, i piedi vanno al di là del bacino, spingo la sedia in avanti, ruoto il tricipite dall'alto verso il basso, Adho Mukha. Alzo i taloni, ripeto 3 volte. Sui taloni mi curvo, dalla testa e dagli occhi, espiro, inspiro fermo, alzo i taloni, espiro vado avanti, inspiro su, espiro, vado dietro, passo avanti destra sinistra, largo come il bacino, Uttanasana, appoggio la fronte sopra la sedia, flettete leggermente le gambe. Relax.
dita delle mani a coppa, la testa su e vengo su in alto. Bene, queste due posizioni, mettiamo che uno non riesca ad raddrizzare, ad estendere la colonna nella Mukha, può ancora flettersi le gambe. Nell'appoggiare la fronte non è un problema, flettete le gambe. Io do una preferenza al movimento della colonna vertebrale, ok? Ora porto la sedia in un'altra posizione, mi siedo sul bordo della sedia. Ok, gli ischi sono appoggiati proprio vicino proprio al bordo della sedia. Le ginocchia sono unite, le ginocchia sono più avanti rispetto ai taloni, intreccio le dita delle mani e sulle braccia. Stendo là in alto la colonna. Porto il tronco a metà, senza cedere 1 millimetro le braccia da come era prima. Scivolo gli ischi della sedia, vengo in Mahavajra. Adagio, le ginocchia più in basso rispetto al bacino. Tolgo l'intreccio, le mani dietro la sedia, appoggio, allargo le gambe, piedi separati. Bene, cerco di avere un equilibrio tra i piedi e le mani, allargo bene le dita dei piedi, spingo con i piedi a terra, extra ruoto le spalle, pube in alto, su in alto il bacino. Vado con la testa là in avanti e poi dietro. Dalla testa vengo, mi siedo di nuovo, allargo le gambe, incrocio le braccia, Malasana. Dita delle mani a coppa, la testa su e vengo su in alto. Allora, è molto importante capire come funziona anche il tipo di respirazione o come si respira nel muoversi, nel stare in una posizione piuttosto che respirare soltanto. Allora, siccome le posizioni dello yoga sono sempre posizioni che non sono in una posizione naturale, per cui sono magari flesso col tronco, sono piegato con la colonna lateralmente, sono iperisteso con la colonna, sono in torsione con la colonna, per cui devo cambiare la mia maniera di respirare. Per dare un'idea abbastanza generica, senza entrare ancora nel profondo di determinate posizioni, vi do un suggerimento. Quando io fletto il tronco in avanti, quindi piego il tronco verso le gambe e quindi c'è una pressione maggiore sulla parte anteriore del tronco, devo portare il respiro sulla parte posteriore. Per cui se io vado in flessione laterale a sinistra, devo portare il respiro sul lato libero, quello di destra, viceversa del sinistro, e cercare di bloccare al di là del blocco già meccanico, magari delle gambe o delle contrazioni, di foccare il mio respiro solo in quella zona dove c'è più libertà. Invece, se io vado dietro, non potrò respirare dietro, devo respirare in avanti. Poi dopo devo vedere se bloccare leggermente l'addome quando vado dietro oppure no. Per cui ci sono delle regole generiche. Poi va valutato piano piano in ogni posizione. Perciò questa idea che vi ho dato potrebbe essere già un buon inizio per praticare le posizioni dello yoga, ma non soltanto la figura, l'asana,
ma il respiro che porta a fare determinate azioni, le posizioni o le asana. Ok? Adesso ripeto la sequenza per cercare di fissare ancora, ma aggiungo altre 2 posizioni. Intreccio le dita delle mani, ruoto i tricipiti, scapole già vanno in basso, sguardo diritto, porto sulle braccia senza assolutamente muovere la colonna. Porto là in avanti sia lo sguardo che quindi la colonna a metà, scivolo in avanti, Mahavajra, giù le mani in basso, Uttanasana. Dita delle mani a coppa sulla testa, passo le braccia senza l'intreccio. Le ginocchia vanno in basso, sguardo in avanti, ma con gli occhi che guardo circa 2,5 metri, 3 metri davanti, un punto fisso, le mani alla sedia, allargo le gambe, piedi, inspiro fermo, espiro, spingo i piedi in alto, testa va in avanti e poi dietro. Dagli occhi della testa, mi siedo, allargo le gambe, in basso, Malasana. Espiro. Dita delle mani a coppa, la testa su e vengo su in alto. Avete notato che non mi sto fermando in una posizione. Sto cercando soltanto di creare una fluidità di una posizione attaccata all'altra. Perché lo faccio in questa maniera? Allora, prima di tutto, credo nei movimenti. Noi siamo fatti per muoverci. Per cui utilizzo le posizioni dello yoga per meditare in azioni e cerco di combinare le posizioni per dare esattamente ciò che il nostro corpo ha più bisogno, di muoversi. Abbiamo tantissime articolazioni, tendini, muscoli, legamenti. Siamo fatti per muoverci, siamo fatti anche per stare fermi, però ci sono anche delle lezioni che io faccio 1 o 2 posizioni e cerco di curarla quella o quell'altra per entrare un po' più nello specifico di determinati movimenti. Però in un approccio più immediato, uno che non ha mai visto la sedia, cerco di combinare dei movimenti per far sì che non stia completamente fermo sopra la sedia, perché seduti alla sedia ci sediamo già abbastanza. Ok? Allora, farò una sequenza, quella di prima, quindi c'erano sostanzialmente 2 posizioni, Adho Mukha e Urdhva Mukha, inserisco un'altra posizione, poi faccio questa sequenza e quindi compongo un insieme di posizioni e ripeto a destra e a sinistra. Adho Mukha. Prendo la sedia, adesso mi giro al contrario e stendo la colonna. Parto dai taloni, Urdhva Mukha. Comincio a inserire qualcosa in più. Giro la testa, guardo i taloni destro, giro a sinistra, talone sinistro e torno in Adho Mukha. Piedi destro, piedi sinistro, giù le mani, la fronte, Uttanasana.
vengo su in alto, stendo la colonna, mi giro, mi siedo sopra la sedia, intreccio delle dita delle mani, cerco di essere preciso, là in avanti, scivolo, Mahavajra, su in alto, mani fianchi, Ardha Uttanasana. Passo le braccia, scendo di nuovo, Mahavajra. Le mani alla sedia, allargo le gambe, su in alto il bacino. Testa in avanti, indietro, ancora più su. Dalla testa vengo giù, mi siedo, in basso, Malasana. Dita delle mani a coppa, la testa su, vengo su in alto, mi giro, Adho Mukha. Tendo bene le gambe, sollevo i taloni, Urdhva Mukha. Guardo adesso a sinistra, in alto, Adho Mukha. In avanti, Uttanasana. Dita delle mani in coppa, la testa su, vengo su, mi giro, 2 passi, mi siedo, intreccio le dita delle mani, in alto le braccia, in avanti, scivolo, Mahavajra, su in alto, mani ai fianchi, tronco a metà, passo le braccia verso le orecchie, Mahavajra. Le mani alla sedia, separo i piedi, premo, apro le spalle, testa avanti, indietro, in cima. Dagli occhi della testa, vengo giù in basso, allargo le gambe, Malasana. Dita delle mani a coppa, la testa su e vengo su in alto. Bene, il nostro facilitatore oggi è stato proprio l'oggetto, la sedia. Mi ha facilitato sia per quanto riguarda dei messaggi al mio sistema nervoso, per cui sul tatto, sulla pelle, la fronte che tocco, eccetera, eccetera, ma mi facilita perché comunque non lavoro con una gravità così intensa come se fosse con le mani a terra. Per cui tolgo un attimo la gravità e ci lavoro su determinati particolari che poi magari uno non riuscirebbe a fare determinate posizioni perché magari è nelle prime armi. Questa lezione di oggi potrebbe anche essere per un principiante, ma non proprio principiante che non ha mai fatto niente in vita sua, che avrà fatto già qualcosa. Bene? Per cui una lezione ancora solo per i principianti non l'ho ancora fatta. Sicuramente sarà una delle prossime lezioni,
perché vorrei proprio che lo yoga che propongo fosse aperto a tutti. Ok? Bene, per oggi ho finito e se vi è piaciuto questa video lezione iscrivetevi al mio canale e schiacciate la campanella di avviso per non perdere nessun'altra lezione. Sono 365 lezioni, ragazzi. Non mancherò neanche un giorno. Bene, vi ricordo anche che lascerò qui sotto nei commenti per le persone che vogliono acquistare le sedie con un sconto, qui sotto, oppure lascio anche il link del canale di questo mio amico che ha chiesto a me una lezione con la sedia. Il suo canale si chiama Pallino Cat. Cliccate per gli amanti di gatti o per comunque sapere delle informazioni che riguardano i felini, i nemici, i gattini. Bene, ci vediamo lungo le strade.